Oggi amici mi sento molto arancione, è il colore del secondo chakra, è il colore della gioia. Infatti ho appena incontrato un ragazzo di colore molto simpatico che mi ha regalato anche un braccialetto che secondo la loro tradizione porterà fortuna in amore. Vabbè, chi ha letto il mio libro sa come la penso. E sono venuta qui perché mi sono resa conto che molte volte noi stessi che abitiamo una città non la conosciamo nel dettaglio, non ci rendiamo conto dei tesori che abbiamo a pochi metri di distanza dalle nostre case. Questo è il portale di Santa Corona. È stato rimaneggiato nel 1800, ma l'interno è straordinario. Io non posso, come vi dirò, fare la visita di tutta la chiesa in un breve video, ma sono qui su questo colle perché rispetto al corso è leggermente rialzato il calpestio di questa zona, di questo tratto di strada, perché su questo colle si erano insediati a Vicenza i catari, anche conosciuti come albigesi, e quindi questo diventerà il luogo dove vivranno e si stabiliranno qui i domenicani, quindi coloro che daranno poi vita al Tribunale di Inquisizione a Vicenza. E adesso attraverso alcune simbologie andremo a scoprire questa loro presenza che non c'è più dopo le soppressioni di Napoleone. Recentemente fatto un intervento online su un quartiere della mia città e mi sono resa conto che molte volte ci si approccia alle opere d'arte senza realmente leggere i simboli che sono contenuti nelle stesse. Quindi oggi mi trovo qui, alle spalle c'è una delle mie opere preferite, è il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini. Siamo nel Tempio di Santa Corona a Vicenza. Questo di Bellini è considerato uno dei suoi ultimi grandissimi capolavori, dipinti sicuramente entro il 1510, e fra poco vi mostrerò come si possa leggere un'opera e come si possa apprezzare quello che forse il pittore ha voluto dire, un pochino nascondendolo, ma neanche troppo, perché poi palesando attraverso le simbologie e i significati più reconditi si arriva forse a una fruizione totale e sicuramente molto più interessante dell'opera stessa. Nello stupendo altare di Rocco da Vicenza, attivo anche in Umbria, è qui conservata da sempre questa straordinaria opera di Giovanni Bellini. Il maestro veneziano nella sua lunga vita è riuscito ad arrivare fino a questi esiti altissimi. L'opera è compiuta sicuramente entro il 1510 ed è commissionata da un nobile vicentino che rientrava da un viaggio dalla Terra Santa, e quindi è una sorta di grande ex voto in cui sulla sinistra rispetto al Cristo appaiono le tre figlie. Secondo la tradizione, queste tre giovani fanciulle sarebbero le figlie del committente Garzadori, che appunto aveva commissionato altare e opera. E nel momento in cui si compie il gesto di Giovanni, sotto i cui piedi c'è ovviamente la firma di Giovanni Bellini, quindi si comincia anche a far uscire dalla bottega firmate, autografate le opere più importanti, si trova una simbologia, quella del pappagallo, che quando i miei turisti sono qui, senza pandemia, mi chiedono talvolta che cosa possa significare. Il pappagallo è simbolo dell'annuncio, è il pappagallo che parla, no? Della parola, di quel verbo che diventa carne e che nel giorno del battesimo il padre, qui sopra la figura di Cristo, viene a riconoscere il proprio figlio e quindi riesce, aumento un pochino, mi avvicino, eccolo lì, lo riconosce come suo figlio diletto, e quindi il pappagallo diventa la conferma che attraverso l'annunciazione, quindi quella parola, quel saluto, quell'ave che diventa, vi dicevo, carne, si abbia poi la redenzione grazie al battesimo, che è uno dei sacramenti fondamentali nella religione cattolico-cristiana, si ha la redenzione di tutta l'umanità. È bellissimo il paesaggio, straordinario, con questo colore che io mi rendo conto forse il video non riesce bene a rendere, ma io adesso cercherò di avvicinarmi e cercherò anche di farvi vedere il particolare del pappagallo e come vi dicevo la firma di Giovanni Bellini, ecco, che spero il riflesso
mi sposto un po', possa, qui c'è anche molto legame con la materia e la natura del cognato di Bellini, Mantegna, ma se dovessi parlarvi di tutta quanta la chiesa, penso che mi ci vorrebbero almeno 2 ore, perché sono davvero tantissime le opere qui a Santa Corona, e quindi cercherò, adesso che è ancora vuota la chiesa, di condurvi sull'altar maggiore, che io reputo l'altro più importante capolavoro. L'altare di Santa Corona è un'opera unica forse nel suo genere, è realizzata con la tecnica delle pietre dure, dette anche tarsie marmoree, però in realtà io preferisco conservare il termine pietre dure, perché fa riferimento a quell'officina che è ancora attiva a Firenze, quindi non è di scuola veneta ma di scuola toscana, come fra poco, avvicinandoci, scopriremo. Ci racconta da questa parte la mensa che guarda l'Assemblea riunita 3 episodi nella parte inferiore dell'altare legati alla religione e quindi a quello che è il nostro credo. L'ultima cena al centro, a sinistra la risurrezione e a destra l'apparizione della Madonna a Monteberico, con una Vicenza che è ancora raccontata all'epoca delle apparizioni, nel 1426, nel 1428, Vincenza Pasini, la donna a cui appare la Madonna, è sulla destra, e a sinistra padre Emiliani, che accoglierà questa apparizione e la considererà veritiera. In realtà chi organizza tutto questo lavoro di tarsia, di pietre dure, e lo realizza, appartiene alla bottega dei Corberelli. Infatti la firma si trova qui in questo riquadro in basso a sinistra. Ant sta per Antonio, Corberelli, quindi il cognome, Flo perché sono di Firenze, F fecit e 1670 è l'anno della realizzazione di questo altare. Quindi c'è il tentativo di ambientare una Vicenza del 1400 con la sua copertura di un edificio al centro che non è ancora la Basilica di Andrea Palladio, ma che aveva già una copertura a carena di nave. E sopra però si tradiscono perché raccontano la Madonna che è la bella signora del 1600, quindi non la Mater Misericordie che noi troviamo anche a Monteberico, ma la vediamo così, la bella signora elegante che appare avvolta da queste nuvole qui diciamo, alla città, e quindi attraverso Vincenza Pasini durante la peste promette questa liberazione dal morbo della peste. Nei gradini inferiori ci sono degli animali e molte simbologie. Degli animali in parte vi ho già parlato in altri video. Della tigre vi ho parlato in Dalì, nel video in cui vi parlo del sogno della moglie Gala appena prima del risveglio, che vi invito ad andare a vedere. Poi c'è il cervo, eccolo qui, più vicino a noi, simbolo di luce, simbolo anche di rinascita dalle tenebre e simbolo anche di velocità, quindi di forza e di coraggio. Tutto l'altare è impreziosito da simbologie legate anche alla passione, ma la parte che secondo me è più affascinante, adesso mi avvicino, cercherò di mostrarvela bene, è qui al centro. 3 sono i gradini e magari per non fare troppo lungo questo video, 3 è un numero, i numeri sono importantissimi anche come simboli nella simbologia, non solo cattolico-cristiana, ma soprattutto in origine pagana, no? Da cui poi ha attinto la nostra religione. Però qui avete proprio l'escalation del significato, perché guardate, questa è una chiesa che vi ho detto prima essere stata costruita per e dai domenicani, quindi i dominicanes, questo cane che scaccia la lepre è il simbolo dei predicatori che combattono l'eresia, no?
E se si combatte il male, ecco che si invoca in un certo senso quella purezza a cui fa riferimento l'unicorno. È un animale che è stato rispolverato recentemente in molti bestsellers, ma che noi conosciamo da lungo, da tempo immemore, e quindi è simbolo di quella purezza, di quella Madonna che viene fecondata dallo Spirito Santo, e quindi spesse volte si trova raffigurato, accovacciato ai piedi della Vergine. E poi, se si è puri come l'unicorno, si arriva all'agnello sacrificale, e tutta questa striscia di animali vi conduce all'episodio centrale, che è quello appunto della cena, perché l'agnello per eccellenza è il Cristo che si offre nell'ultima cena. Anche da questa parte ci sono altri animali, anche dell'elefante vi ho parlato in occasione del dipinto, dell'analisi del dipinto di Salvador Dalì. Del cavallo, invece, che è simbolo che nasce come negatività, è un simbolo ctonio, cioè legato all'oscurità, alle tenebre, anche a qualcosa di malvagio, e viene riscattato però da Gregorio Magno, il quale sostiene che questo cavallo sia simbolo del predicatore coraggioso, e quindi, essendo i domenicani predicatori, hanno in questo cavallo la forza e il coraggio della loro missione. Questa è la simbologia. Il retro dell'altare è altrettanto magnifico. Qui, come potete notare, non ci sono rappresentati animali, perché da questa parte pregavano i frati. I frati sono comunque colti, sanno leggere e scrivere e non hanno bisogno di immagini, non hanno bisogno del supporto che era necessario per chi era ignorante. Quindi da questa parte, adesso ci avvicineremo, vedremo nel dettaglio i vari riquadri. L'incoronazione di spine, perché i domenicani costruiranno la chiesa per custodire la reliquia dalla corona di Cristo. Non è una reliquia qualsiasi, è la reliquia della passione, e chi la possiede assume un ruolo nella chiesa molto più forte rispetto al ruolo che viene dato da altre tipologie di reliquie. Quindi la spina dà poi richiama il tutto, la corona, e dà il significato di questa presenza così forte del Tribunale dell'Inquisizione a Vicenza. Nel riquadro successivo, il dono della spina da parte del re Luigi IX di Francia, santo, al nostro vescovo Bartolomeo da Breganze. Una curiosità: Luigi IX santo è il nonno di Filippo il Bello. Magari un giorno parleremo anche dello schiaffo di Anagni, e quindi è interessante questo dettaglio. Poi c'è il rientro del nostro vescovo a Vicenza e la consegna ai domenicani, perché Bartolomeo da Breganze, prima di essere vescovo di Vicenza, era entrato, appunto, faceva parte dell'ordine dei domenicani. Quindi nessuna par condicio, ma una scelta precisa: i domini canes, coloro che combattono contro le eresie. Termino con l'immagine laterale nell'altare del martirio di San Pietro Martire da Verona, perché questo santo è il protettore degli inquisitori, ed è molto importante vederlo, rivederlo nei vari dipinti, perché l'efferatezza di questo omicidio viene ben raccontata nelle statue, come per esempio questa di Santa Corona. L'omicidio di San Pietro Martire è avvenuto poco fuori Milano, ed è sempre raffigurato così: un pugnale nel petto e una accetta, un colpo forte in testa. Per questo motivo è sepolto a Milano, a Sant'Eustorgio, che io vi invito, una cappella bellissima, la Cappella Portinari, affrescata con gli episodi salienti della vita di San Pietro Martire, proprio da Vincenzo Foppa. E io credo che questo sia un po' l'emblema della santità che proviene dal Veneto. Bene amici, non vi ho detto tutto, perché ovviamente vi aspetto di persona quando sarà possibile.
Io per ora ho terminato e spero di avervi presto sul mio canale. Arrivederci a tutti.